Aggiornamento di calciomercato Inter, ben ritrovati amiche e amici passioni interisti in questo episodio in cui condensiamo in pochi minuti le principali notizie del momento partendo da un nome nuovo nel mirino del club nerazzurro. Il nome è quello di Sam Stein, un giocatore di cui hanno parlato soprattutto in Olanda, in particolar modo il The Telegraph, una testata autorevole in Olanda, secondo la quale l'Inter si sarebbe mossa su questo giocatore del Twente, un giocatore che piace tanto alla Roma, su cui si è mosso soprattutto il Feyenoord, altra squadra olandese che conosciamo bene, Feyenoord che si è già mosso appunto presentando un'offerta si vocifera di quasi 8 milioni di euro, cifra che però viene ritenuta dal Twente ancora bassa, considerando che nel contratto del giocatore che è stato rinnovato fino al 2028, quindi solo 3 stagioni, comunque ci sarebbe una clausola rescissoria più alta sì, ma comunque piuttosto abbordabile, ovvero 10 milioni di euro. Questa sarebbe la cifra di questa clausola rescissoria. Se questa notizia della clausola dovesse essere confermata, ecco, non so che ne pensate voi, ma 10 milioni di euro è un prezzo decisamente alla portata delle casse dell'Inter, soprattutto in vista del tipo di mercato che l'Inter intende fare la prossima estate, soprattutto per un giocatore che ha una caratteristica molto particolare, ovvero segna valanghe di gol veramente. E allora ve lo presento dopo avervi ricordato di lasciare un mi piace. Se non l'avete ancora fatto, mi raccomando, iscrivetevi al canale. Stiamo per volare verso gli 80.000 iscritti, quindi mi raccomando, clic sul tasto iscriviti. Sam Stein, chi è? Come al solito condividiamo la carta d'identità con la scheda Transfer Market, è un classe 2001, quindi 23 anni, ne compirà 24 il prossimo novembre, trequartista del Twente, centrocampista molto offensivo che può giocare all'occorrenza anche da falso attaccante. In generale viene considerato a tutti gli effetti un regista offensivo molto avanzato con, come detto, un ottimo fiuto del gol. Olandese, alto 1,73 m secondo Transfer Market, è un giocatore che nel club di Passione Inter conosciamo molto bene perché per i nostri abbonati al club c'è una sezione scouting in cui parliamo di giocatori da tenere d'occhio e con il nostro Domenico si era parlato mesi e mesi fa di Stein, classe 2001 appunto come detto, cresciuto nell'Ado Den Haag dove poi club che ha lasciato poi nel 2022 passando al Twente a parametro zero, Twente dove il primo anno ha preso un po' diciamo le misure con l'Eredivisie, con il campionato massimo, la Serie A olandese, segnando 6 gol in campionato più 2 assist complessivi, e poi dal secondo anno invece è cominciata la sua esplosione perché la stagione 23-24 la chiude con 17 gol in campionato, 2 in Conference League. Quest'anno invece consacrazione totale con 23 gol in campionato in 28 partite, 5 assist più 4 gol nelle altre competizioni. Come dicevo, non è un vero e proprio attaccante, quindi anche per questo i numeri sono ancora più clamorosi e gioca da trequartista centrale nel 4-2-3-1, quindi alle spalle di una prima punta, un po' con le dovute proporzioni, un po' lo Snyder dell'Inter del triplete come zona di campo occupata, anche se vi mostro anche una heatmap per farvi vedere le zone dove tocca maggiormente il pallone, dove viene maggiormente coinvolto. Un giocatore che spazia in tutto il campo, ma ha anche una grandissima presenza in area di rigore. In tanti, ecco, più che a Snyder lo hanno paragonato invece a Martin Odegaard, l'ex Real Madrid, ora all'Arsenal, molto forte, ecco, per farvi capire un po' il tipo di giocatore, anche se Odegaard è più fisico. E allora, a tal proposito, ragazzi, io mi stavo facendo questa domanda, nel senso che Stein è un giocatore, se lo vedete poi vi consiglio di guardare anche qualche video, non è particolarmente forte fisicamente, quindi non ha una presenza fisica imponente e dominante, anzi è poco più di 1,70 m come detto. È bravo tecnicamente sì, ma non è Lionel Messi, non è Andrés Iniesta. Non ha un grandissimo colpo di testa, anche se non sbaglio quest'anno ha segnato 4 gol di testa, però non è proprio un grandissimo colpitore di testa e non è lento, ma non è nemmeno velocissimo, cioè non ha delle doti atletiche straordinarie come calciatore. Ma allora come fa a segnare così tanto? Mi stavo chiedendo. Ecco, intanto batte bene i calci di punizione, i calci piazzati, quindi già questo è un vantaggio importante, ma
soprattutto la cosa che emerge maggiormente, mi son guardato veramente tantissimi video con le nostre piattaforme, che utilizziamo per lo scouting, ha un'abilità veramente pazzesca nel leggere calcio, nel leggere le azioni, nel leggere gli spazi e quindi farsi trovare sempre al posto giusto nel momento giusto, soprattutto appunto in area di rigore. Tantissimi dei suoi gol in queste 2 stagioni sono arrivati con degli inserimenti a smarcarsi alle spalle dei difensori, movimento ad attrarre il difensore e poi arretrare per liberarsi sul dischetto, in area di rigore, dove poi ha anche un'ottima precisione nel battere il portiere, nell'andare al tiro, con buona qualità, quindi ha tantissimo tempismo, sente la porta e riesce a segnare con entrambi i piedi tra l'altro. È destro, calcia bene anche di sinistro, e quindi segna anche col mancino, però è soprattutto destro come piede. In Olanda poi, come diceva anche il nostro Domenico, gioca col numero 14, quindi da quelle parti quel numero accende anche chiaramente delle fantasie importanti. Io, per avere un parere più dettagliato, ho contattato anche un amico che segue tantissimo il calcio olandese e conosce molto bene il calcio tedesco, mi son fatto dare un parere e mi diceva che secondo lui, come caratteristiche, come potenziale anche, è un giocatore che potrebbe già stare in una delle big della Bundesliga, soprattutto lui lo vedrebbe perfetto lì, quindi stile Borussia Dortmund, Bayer Leverkusen, Eintracht Francoforte, questo livello qua, appena sotto il Bayern Monaco appunto. Per la Serie A forse, sembrerebbe un livello sotto rispetto all'Inter in questo momento, ma, è un giocatore già pronto per fare un salto di qualità, tant'è che sia il Twente che il giocatore, da quello che ho letto un po' sui vari portali olandesi, sembrano orientati comunque a cambiare aria in questa finestra estiva di mercato, cioè è il momento di fare un salto importante. Sarebbe, come detto, sembrerebbe, secondo il parere del mio amico, leggermente sotto l'Inter, è un parere di cui mi fido molto, visto che mi aveva avvertito molto bene anche su Onana, poi col senno di poi ci aveva visto molto lungo. Um, Aggiungo, però parlando di Inter, stavo ragionando su come potrebbe essere inserito eventualmente nell'Inter, nel senso che l'Inter potrebbe anche permettersi, vista la struttura che ha oggi, di inserirlo e farlo crescere gradualmente, non deve essere subito, immediatamente un titolarissimo, di questa squadra. E allora, aggiunto alla batteria degli attaccanti, non lo so, è un giocatore abbastanza associativo che quindi sa muoversi anche, nello stretto, a smarcarsi, però ecco, mi sembra questo Stein sinceramente veramente il prototipo del, classico giocatore che Inzaghi può convertire in un centrocampista di alta qualità. D'altronde i centrocampisti dell'Inter oggi sono praticamente tutti dei 10 riconvertiti a centrocampisti centrali o quasi, per cui me la voglio studiare meglio, ma occhio all'idea di lavorare su Stein, come potenziale erede di Mkhitaryan eventualmente, considerando che il profilo perfetto in questo momento sarebbe Nico Pass probabilmente, ma stanno arrivando sempre più notizie poco incoraggianti, ecco, con l'argentino che dovrebbe rimanere forse al Como e quindi, occhio eventualmente a Stein, anche se l'Inter poi, dovrebbe, lavorarci, perché comunque, deve lavorare molto sulla fase difensiva e soprattutto sull'equilibrio per poter fare quello che fa Mkhitaryan nell'Inter, però potrebbe portare delle caratteristiche alla Mkhitaryan facendo come l'Armeno un percorso da calciatore offensivo, tornare all'indietro, detto che Mkhitaryan aveva dei numeri ancora più clamorosi al Borussia Dortmund e rimane sempre un professore assoluto di calcio l'Armeno. Però parlando anche di gol, diciamo che l'accostamento più immediato in questo momento forse potrebbe essere quello con Frattesi, cioè Stein potrebbe prendere a livello numerico di presenza in zona gol il posto di Frattesi, con meno incursione fisica e da trattore che ha Frattesi, con più qualità inzaghiane, eventualmente. Vediamo chiaramente. Nel frattempo, parlando delle altre notizie di mercato, vi segnalo che, su Luis Enrique continuano ad arrivare conferme. Il giocatore avrebbe di fatto raggiunto un accordo con l'Inter, in Francia parlano di accordo fino al 2030 già raggiunto, ora Inter e Marsiglia stanno continuando a trattare, come vi dicevo, col Marsiglia che chiede 30, 35 milioni, l'Inter vorrebbe stare sui 20, 22 circa, quindi si sta lavorando anche, sui bonus. Vi aggiungo che, ragazzi, sono delle cifre molto elevate. Ecco, per questo dicevo 10 milioni per Stein sono decisamente alla portata, se queste sono le cifre per Luis Enrique, che in Francia ho sentito dei giornalisti francesi che mi hanno confermato un po' quelle perplessità che vi avevo
che diciamo che vi avevo sottoposto anch'io sul giocatore, perché sono cifre importanti per un giocatore sì di talento, ma che ha fatto un solo anno pieno buono in Francia e da 6 mesi sta giocando in un ruolo nuovo sulla fascia destra con risultati ancora non del tutto convincenti. Per cui un mio collega che conosce bene il mercato brasiliano stava scrivendo ieri, occhio che magari l'Inter potrebbe anche valutare un Luis Enrique di tenerlo nel blocco degli attaccanti, cioè visto che lui è nato esterno offensivo, l'Inter ha valutato diversi esterni offensivi da poter convertire in attaccanti, quindi chissà che non venga preso non tanto per fare il sostituto di Dumfries, quanto invece per fare un attaccante con queste caratteristiche diverse. Vedremo, vedremo, vedremo. Parliamo di campo nel frattempo in chiusura, perché c'è una situazione molto delicata da gestire in queste ore in seguito alla morte di Papa Francesco. Chiaramente siamo tutti colpiti per la scomparsa del Papa, ci dispiace tantissimo, quindi in questo momento analizziamo, almeno dal nostro punto di vista, focalizziamoci sull'aspetto calcistico perché c'è un bel caos. In questo momento, nel momento in cui sto registrando, non sono ancora arrivati tanti comunicati ufficiali, stanno arrivando tantissime indiscrezioni, siamo in contatto con dei colleghi vicini alla Lega Serie A, da cui stiamo ricevendo notizie molto frammentarie. Lo scenario che sta emergendo è che dopo il rinvio delle partite di lunedì che sono state rinviate a mercoledì e si giocheranno alle 18:30, è confermato anche il derby di Coppa Italia, quindi Inter-Milan, semifinale di ritorno, si gioca e tra poco poi ne riparliamo. Non so voi che ne pensate, capisco ecco la scelta che è stata fatta a livello politico, ha un senso, ma francamente la situazione si sta gestendo in un modo che mi lascia alquanto perplesso, detto che qualsiasi tipo di decisione presa e che verrà presa genererà infinite polemiche ed è inevitabile arrivati a questo punto, ma poi ne parleremo meglio nella diretta alle 19:30. Comunque ci sono delle proteste da parte della Lazio che dice di non essere stata avvertita e ha saputo del rinvio soltanto dal comunicato ufficiale, così come la Fiorentina. Sabato 26 aprile ci sarà il funerale del Papa e dovrebbero esserci 5 giorni di lutto nazionale, quindi per motivi di ordine pubblico sarà sicuramente rinviata Lazio-Parma al lunedì 28, ma col passare dei minuti e delle ore, da quello che abbiamo capito, ecco, non è ancora ufficiale nel momento in cui sto registrando, lo ripeto, però le notizie sono molto rapide. Inter-Roma dovrebbe essere spostata. Dovrebbe essere spostata. A quando? Lo scenario più probabile, più credibile sarebbe quello del rinvio a domenica 27 aprile, sì, domenica 27 aprile, accorciando il tempo a disposizione per preparare la trasferta di Barcellona. Vedremo, perché se invece dovesse addirittura essere rinviata di qualche giorno e non alla domenica, gli spazi per recuperare questa partita sono veramente pochissimi, praticamente non ci sono, se non nell'ultima settimana, nella penultima settimana di campionato addirittura. E no, nemmeno, perché ci sarebbe la finale di Coppa Italia il 14 maggio addirittura, quindi è veramente uno scenario apocalittico quello che si sta creando, mentre intanto a Barcellona ci sono delle polemiche lo stesso sul calendario perché il Barcellona giocherà sabato 3 maggio alle 21, quindi rientrerà tardi dalla sfida del sabato e avrà poco tempo per preparare Inter-Barcellona, quindi anche loro stanno cercando di anticipare la partita, ma la Liga dirà di no. Quindi sono momenti di tensione per tutti. Mi sembra evidente che ecco, in questo allineamento, non per fare un po' il maniavantismo o il piangina come fa spesso Conte, però tutti i pianeti si stanno un pochino allineando in una direzione che favorisce il Napoli. È l'unica stagione in cui c'è un solo turno infrasettimanale, non hanno le coppe, hanno affrontato le big dopo le coppe, hanno rinviato adesso Torino-Udinese, con il Torino che quindi affronterà il Napoli con 2 giorni di preparazione in meno. E non so, tante cose fanno pensare che possa essere l'anno loro, però vediamo e noi magari anche contro queste cose riusciremo a reagire. Intanto ci concentriamo sul derby, come detto, un derby che sensazioni avete? Che sensazioni avete? Perché questo derby dopo la sconfitta col Bologna ha un peso abbastanza rilevante. Mi immagino i media, i commenti in generale, se non si dovesse centrare la finale di una coppa che in tanti invece volevano e forse vogliono addirittura ancora abbandonare. Non lo so. L'Inter non dovrebbe recuperare né Dumfries né Thuram né Zielinski, con Dumfries e Thuram che invece ci provano per sabato o domenica a questo punto, dovrebbero esserci con la Roma, soprattutto Thuram. Spazio sicuro a Bastoni e Mkhitaryan che saranno squalificati contro la Roma. Se poi la partita con la Roma sarà rinviata, salteranno la partita col Verona, quindi attenzione anche a questo. Si scalda invece Marco Arnautovic, che dovrebbe essere titolare dal primo minuto, immaginiamo, con Lautaro Martinez in questa partita. Chi vince va in finale il 14 maggio, come detto sarebbe la finale di Coppa Italia
nella settimana che per l'Inter prevede Torino e poi Lazio, penultima giornata di campionato con la Lazio, con Como-Inter che chiude la Serie A il 25 maggio a meno di un clamoroso spareggio di cui abbiamo già parlato anche ieri. Fatemi sapere le vostre sensazioni su queste notizie e non solo, ci rivediamo in diretta alle 19:30 per approfondire il caos del calendario, quindi mi raccomando vi aspetto anche nel club dove come detto c'è la sezione scouting, in questi momenti la chat mi sono arrivati 200 messaggi mentre stavo registrando il contenuto di oggi perché appunto sono momenti molto caldi di questa stagione, quindi passioneinter.club, la nostra community a cui potete accedere con il link che trovate qui sotto in descrizione. Io vi lascio con un approfondimento che trovate in descrizione per chi ci ascolta in podcast, mentre per chi ci segue su YouTube vi invito a cliccare qui.